Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Avete visto che fa molto caldo in questo periodo e di solito non abbiamo molta voglia di accendere il forno. No, Bene, però fare il pane in casa secondo me è importante, uno perché è più genuino, perché sapete quello che ci mettete dentro e soprattutto perché non so se avete fatto caso, il pane che fate in casa dura molti più giorni rispetto a quello che compriamo, che dopo 2 giorni è già è duro. vero, è vero. Allora, Che pane farai? voglio fare la pita, è un pane arabo che si può fare anche sui fornelli e se volete comunque lo potete fare anche in forno, però ovviamente ha molto meno tempo di cottura rispetto a una pagnotta, dei panini, eccetera. È più veloce da fare. Esatto, molto più veloce da Ma fare. è quella specie di panino che si attacca ai lati delle... No, quello è indiano. Ah, ok. Quello è indiano. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 520 grammi di farina. Io le ho miscelate e ho messo 260 grammi di farina per grandi lievitati e 260 grammi di farina integrale. Poi abbiamo bisogno di 300 ml d'acqua, acqua del rubinetto, Naturale, a temperatura temperatura ambiente. ambiente, tanto fa 40 gradi, quindi insomma 7 grammi di lievito fresco, se volete potete invece mettere, se avete la pasta madre, allora circa 130 grammi di pasta madre, circa 130 grammi più o meno, anche un pochino di più, di licoli se volete. Poi abbiamo bisogno di un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale, un contenitore di plastica dove poi mettere a riposare il nostro impasto che deve raddoppiare, ma con questo caldo diventerà anche 3 volte, secondo me in pochissimo, dove ho messo dentro 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, ovviamente del gruppo Caro. Noi ormai usiamo solo l'olio del gruppo Caro. Vi lascio nell'info box le informazioni perché i loro prodotti sono straordinari, dalle olive all'olio, di tutto. Andate a vedere il loro sito, vi iscrivete alla newsletter e vi arriva subito il 15% di sconto per acquistare i loro prodotti, che non è male. No, soprattutto in questo periodo, Sì. insomma. Ok, cosa dobbiamo fare? Semplicemente aggiungere alla farina lo zucchero, il lievito che andremo a sbriciolare un pochino, tanto comunque poi ci penserà l'impastatrice, e l'acqua. Voilà. E il sale? Il sale va messo per ultimo, proprio quando l'impasto è già incordato, Perfetto. come sempre, se no che succede? Muore. Hai visto? Che composto deve raggiungere? Deve diventare un composto sodo leggermente appiccicoso e noi poi, una volta raggiunto il composto che desideriamo, lo dobbiamo lavorare un bel po' sul piano di lavoro. Questo è che l'unica, tra virgolette, pecca di questo impasto qui. Ci vediamo tra poco. A fra poco. L'impasto è pronto, abbiamo aggiunto il sale e adesso lo lavoriamo un po', in maniera che, vedete, è un pochino appiccicoso. Ho messo proprio un pizzico di farina sul piano da lavoro e andiamo ad impastare per bene, in maniera che così facciamo assorbire bene il sale e diamo nervo al nostro impasto. Quanto ci vuole da quando si comincia a fare la preparazione a quando si può mangiare? Beh, considera che deve raddoppiare almeno il volume. Quindi se si fa la mattina Quindi è per se si cena? fa, sì, esatto. Io consiglio sempre di farlo la sera, in Certo. maniera che la mattina poi si fanno le porzioni, si lasciano riposare un po' e Sì. poi dopo si cuociono. Guardate, già così va benissimo, però io voglio sempre comunque impastarlo un altro pochino perché
più lega e meglio è. Come si mangia? Tipo pane? Questa qui? Questa qui è buonissima, anche imbottita, a mo' di panino proprio. Sì, sì, certo, si mangia tipo pane. Poi si può fare anche aromatizzata in Certo. tantissime maniere. Ecco qui, adesso sono soddisfatta. La metto nella scatola, la schiaccio prima un pochino. Vedi com'è Sì, sì. bella elastica e non appiccica più. Ecco qui. E adesso la lasciamo così coperta fino a che non raddoppierà il suo volume. Su per giù quanto ci vorrà? Credo, considerato il caldo, 3-4 ore basteranno. Perfetto. Però Non in frigo comunque. no, assolutamente, temperatura ambiente. A dopo. A dopo. Allora, sono trascorse diverse ore, perché io per ovvi motivi non ho potuto farlo prima. È cresciuto un pochino l'impasto. Accidenti. Acciderbolina. Allora, che cosa facciamo? Mettiamo appena una spolverata di semola, se non l'avete va bene anche altra farina, e rovesciamo il nostro impasto. Guardate, guardate quanto è bello. A questo punto che cosa facciamo? Lo andiamo a dividere in porzioni uguali. Quante ne verranno? Parecchie, parecchie. Io lo divido con il coltello, ma se voi avete un tarocco, ce l'ho anch'io, ma non mi va di prenderlo adesso. Ecco qua. Ah, mo' di pizza. Eh sì, le facciamo belle grandi. Prendiamo un triangolino, delicatamente lo lavoriamo in questo modo. Spolverizziamo un pochino e lo cuociamo qui sulla farina. Facciamo così per tutti i triangolini. Le facciamo tutte e ci rivediamo. Esatto. Allora, eccolo qua. Abbiamo fatto le nostre porzioni, un po' più piccole, un po' più grandi, insomma non è un problema. Adesso le schiacciamo in questo modo e poi le andiamo a stendere con il mattarello. Quanto devono essere grandi dopo averle passate Non è col mattarello? importante la grandezza, piuttosto lo spessore, Ah, perché comunque ognuno le può fare come vuole, però l'importante è che lo spessore sia giusto, cioè questo sarà circa 1 centimetro più o meno. perfetto. Le andiamo a fare tutte E ci rivediamo su questo canale. e ci vediamo su questo tavolo. Eccole, sono pronte. E allora a questo punto cosa dobbiamo fare? Coprirle con un canovaccio pulito, ovviamente non con ammorbidenti eccetera eccetera, e lasciarle così per circa una mezz'oretta. Va bene? Quindi ci rivediamo tra una mezz'ora più o meno. Calcolate che adesso fa caldo e quindi magari vi serve anche meno. Eccole qua, adesso spolveriamo un pochino di semola su ognuna. Sono aumentate di volume, eh? Sì, abbastanza. Io le andrò ovviamente a fare in padella perché è molto più veloce, molto più semplice. Ma in forno comunque, se volete, lo portate a temperatura massima e poi prendete la teglia che deve stare all'interno del forno, senza scottarvi ovviamente, le mettete dalla parte della semola, vedete che io ho messo un pochino di semola sulla superficie, quindi le girate così, le mettete dentro la teglia e le rimettete immediatamente in forno per 10 minuti, non di più, a 250 gradi nella parte di centro. Noi faremo la stessa cosa in pentola, In padella. in padella.
Allora, mi aiuto con un tarocco. Ci vediamo sui Ci fornelli. vediamo sui fornelli. Eccola qui, adesso l'abbiamo messa nella padella arroventata. Mi raccomando, giratela molto molto spesso fino a che non vedete che comincia a gonfiarsi. Quando comincia a gonfiarsi, la nostra pita è pronta. Mi raccomando, devono rimanere chiare perché non devono essere abbrustolite, giusto qualche puntino, ok? Nel frattempo io la rigiro, ecco qua, e aspetto che si gonfi. Come vedete si sta gonfiando, guardate che carina. Mi raccomando, il fornello, quello medio, ha proprio quasi quasi basso del tutto, adesso la andiamo a girare e aspettiamo che venga cotta anche l'altro lato. Ci vediamo a pite fatte. A pite fatte. Sono pronte. Sono pronte, metà già è sparita. Sì, l'abbiamo dovuta buttare. L'abbiamo dovuta buttare, sì, no. Come dite? Va bene, l'assaggio lo faccio. No, aspetta, che prima voglio far vedere come sono dentro. Questa è una sorta di panino. Sono ancora calde, quindi eccole qua, guardate. Guardate che meraviglia, ragazzi. In padella vengono leggermente più morbide, quindi io vi consiglio proprio la padella, perché nel forno vengono un po' più, diciamo, Ne prendo un pezzetto, per crocchiarelle. favore. Ne voglio assaggiare un altro pezzetto, Sì. un altro pezzetto ancora. No, io prima quella mi è caduta, l'ha presa Manfredo. Ah, Ho visto ok. che correva con la pita in Ok. bocca. È buonissima. Ci viene una scarpetta con questa pita. Sì, sì. Allora, queste adesso che cosa dovete fare? Le dovete mettere su una placca da forno e coprirle con un panno fino a che non si raffreddano. È lo stesso panno con cui le abbiamo coperte prima, questo, eccolo qua, arancio e limoni, e fino a che non si raffreddano. Poi, per conservarle, mettetele dentro i sacchettini, quelli di plastica Si ermetici. avanzano. Ma certo che avanzano. Mannaggia. Ci vediamo alla prossima Le ricetta. farcite come volete. Ragazzi, seguiteci. Ciao a tutti. Ciao.